Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesca, oggi prepariamo insieme uno dei dolci più famosi, golosi e irresistibili del mondo, il tiramisù. La specialità di questo tiramisù è che è fatto con una base pastorizzata. Pastorizzare le uova è semplicissimo, adesso vi mostrerò come farlo. Se questo video vi piace, mi raccomando, ricordate di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di commentare. Fatemi sapere qual è il vostro dolce preferito. Se vi fa piacere inoltre potete seguirmi anche su Instagram, su Facebook, su TikTok, insomma dappertutto, così non vi perderete tutte le mie ricette. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo in cucina a preparare il nostro tiramisù. Che spettacolo, un'esperienza sensoriale davvero unica. Gli ingredienti che ci occorrono sono semplicissimi e naturalmente le uova compriamole freschissime. Cominciamo preparando il nostro sciroppo che porteremo a 121 gradi. Inseriamo in una pentola 300 g di zucchero, 100 g di acqua e portiamo a bollore. Contemporaneamente dobbiamo montare i tuorli con la vaniglia. Li inseriamo all'interno di una ciotola di una planetaria. Montiamo la frusta e lasciamo montare. Il nostro sciroppo dovrà arrivare a 121 gradi. Possiamo utilizzare una sonda come questa oppure un metodo semplicissimo cosiddetto palla morbida. La palla morbida si ottiene quando il nostro sciroppo immerso in acqua fredda diventa una palla gelatinosa che si può tenere in mano tranquillamente. Proprio in questo modo, quindi versiamo il nostro sciroppo direttamente sui tuorli montati, questo è molto importante, abbassiamo prima la velocità, dopo la alziamo e lasciamo montare fino a che sarà tutto ben freddo. Occorreranno almeno 10 minuti, quindi dovete essere pazienti. Adesso pensiamo al caffè. Io ho preparato 4 caffettiere da 4 tazze e poiché non voglio ottenere un caffè troppo forte, lo vado a diluire con uno sciroppino a base di acqua e zucchero. Vi scrivo le dosi giù nel box informazioni. Prepariamo adesso la crema. Inseriamo all'interno la panna e il mascarpone insieme, tutto ben freddo di frigorifero. Montiamo e incorporiamo poco alla volta. Mettiamo una piccola parte di mascarpone e panna all'interno dei nostri tuorli montati. E dopo, quando avranno una consistenza simile, possiamo inserire tutti i tuorli montati all'interno della panna e del mascarpone. Per lavorare questo composto vi consiglio di utilizzare una frusta a mano e di effettuare dei movimenti delicati dal basso verso l'alto, facendo roteare con l'altra mano la ciotola. In questo modo il composto resterà bello spumoso e otterremo una crema fantastica, densa al punto giusto, senza utilizzare la gelatina alimentare. Pronti per assemblare il tiramisù. Mi raccomando, la nostra bagna al caffè deve essere naturalmente fredda. Possiamo fare una prima base di crema al mascarpone e dopo inserire i biscotti oppure fare direttamente così. Siate veloci durante questa operazione, altrimenti il rischio è quello di far sciogliere i biscotti, che sono davvero tanto delicati. Adesso naturalmente facciamo un bello strato di crema e se questo video vi sta piacendo
Supportate il canale lasciando un bel like e commentando. Grazie di cuore. Adesso facciamo una spolverizzata di cacao leggera, un altro strato di savoiardi e poi naturalmente andremo a chiudere con un altro strato di crema al mascarpone e qui potete andare direttamente in modo velocissimo, quindi utilizzando un cucchiaio, una spatola, quello che volete, e quindi fare la classica superficie liscia, oppure se avete una sac à poche come questa, che è davvero molto economica e ormai si trovano in tutti i supermercati, potete fare degli spuntoncini per renderlo più particolare, più bello e più invitante. Non può mancare una spolverizzata super abbondante di cacao o, se volete, di cioccolato grattugiato. A me piace variare ogni volta. E voilà, questo è il risultato finale. Lasciatelo riposare una notte prima di consumarlo. Ma allora questo tiramisù come sarà? Sarà buono o non sarà buono? Certo che sarà buono, ma facciamo la prova. Fa un profumino davvero fantastico. Questo lo assaggio per tutti voi. Wow! Questa per me è davvero la ricetta definitiva, la ricetta più buona in assoluto in tutto il mondo, e ve lo assicuro. Se vi fa piacere, provatela anche voi e poi mi farete sapere. Cremosissimo, poi guardate la crema come è densa, senza aver bisogno di aggiungere assolutamente gelatina o altri addensanti, e davvero di una consistenza fantastica. Come vedete non cola ed è buonissimo, profumato, dolce al punto giusto, quindi non è stucchevole, e si sente appunto questo profumo di cacao, di caffè, di vaniglia ed è assolutamente perfetto. Se proverete questa ricetta, amici, fatemelo sapere, e se il video vi è piaciuto come sempre io vi chiedo di supportare il canale lasciando un bel like, iscrivendovi se ancora non siete iscritti e naturalmente commentando e condividendo la ricetta con tutti i vostri amici. Io vi mando un bacione e un abbraccio e vi ricordo che se vi fa piacere mi trovate anche su tutti gli altri social. Vi lascio i link giù nell'info box direttamente qua giù. Ciao a tutti!